Ciao a tutti e benvenuti su Acqua Colorata. Oggi dipingeremo delle foglie d'autunno, come quelle che ho già dipinto su questo sketchbook. Innanzitutto cominciamo ad umidificare gli acquerelli in cialdina, nel godet, come dicono in Francia, e aspettiamo che si ammorbidiscano. Quando saranno abbastanza idratati potremo passare alla creazione di un un'acqua colorata, appunto da qui il nome del mio account, un'acqua che contiene i pigmenti che ci interessano. Più acqua ci sarà rispetto al pigmento che aggiungerò, più diluito sarà il colore e quindi apparirà più chiaro. Normalmente in acquerello si comincia dal più diluito al più concentrato, quindi mettiamo 2 o 3 gocce così per una foglia saranno sufficienti d'acqua e per esempio questo giallo di Napoli, particolarmente cremoso, e come vedete l'acqua è diventata gialla. Allora, cominciamo. Per avere un po' più di tempo nel modellare la foglia col colore, preferisco sempre bagnare la carta. Questa è una carta 100% cotone della Dalb, il che è una buona carta che mantiene l'umidità a lungo e quindi questo mi permetterà di giocare un po' con i colori. Umidifico anche questo marrone e questo seppia. Allora, con un pennello grande umidifichiamo tutto. Perché grande? Perché sottolineo grande? Perché un pennello piccolo non ci permetterebbe di essere rapidi e nel frattempo il foglio potrebbe asciugare. Questo no, ma se si usa della carta di cellulosa le probabilità aumentano. Come vedete non umidifico tutta la foglia a fine bordi, ma giusto il centro perché voglio avere più precisione sui bordi e quindi andrò direttamente con il pennello col colore sui bordi. Allora, adesso vi faccio vedere un po' meglio. Ho bagnato l'interno del disegno della foglia per fare un bagnato su bagnato, quindi il colore viene applicato sul foglio bagnato e diffonde meglio e c'è più tempo per poter applicare senza che il foglio si asciughi. Dal godet, dalla vaschetta di colore, intensifico certe parti per indicare delle ombre, la venatura del centrale della foglia e le altre venature. Allora, adesso veniamo alla parte della biologia di questo video. Perché le foglie in autunno perdono il loro colore e diventano gialle, arancioni, rosse? Durante le stagioni calde, la primavera e l'autunno, le foglie sono verdi perché contengono un pigmento che si chiama clorofilla. Chloros in greco vuol dire verde. E appunto la clorofilla dà alle foglie il loro caratteristico colore verde. La clorofilla è indispensabile alla pianta per poter tramutare, per poter trasformare l'energia che ottiene dal sole per produrre la fotosintesi clorofilliana. Quindi le piante trasformano le sostanze inorganiche, l'anidride carbonica e l'acqua, in sostanze organiche, il glucosio, che per loro è indispensabile per crescere. Man mano che il tempo passa e l'autunno si avvicina, le giornate si accorciano, quindi ci sono meno ore di luce, le temperature si abbassano e quello che succede è che la clorofilla si degrada. La degradazione della clorofilla ci permette di vedere i pigmenti che sono comunque presenti nella foglia ma che non si vedevano perché il verde della clorofilla in qualche modo le copriva. Carotenoidi e flavonoidi sono i pigmenti responsabili del colore giallo delle foglie. I carotenoidi danno il colore arancione
e le antoccialine danno alle foglie il colore rosso. Quindi una volta che l'acquerello sarà perfettamente asciutto potremo aggiungere i dettagli che io preferisco fare con le matite, ma che si possono naturalmente anche aggiungere con gli acquerelli. Allora, da dove partiamo? Possiamo iniziare dalla foglia di acero. Dunque, non so se la vedete bene. La vedete? Sì. Allora, la venatura parte dalla base della foglia e va. Le venature partono da qui. Quindi, ed è anche il modo col quale che ho usato per costruire la foglia. Dunque, faccio una bella punta fine alla mia matita colorata e seguo la struttura della foglia. E quindi è tutto un lavoro di osservazione. Potete essere più o meno dettagliati. A me piace aggiungere dettagli. Quindi c'è una venatura che raggiunge ogni singola punta e la facciamo. Questo non è proprio lo stesso tipo di foglia, ma segue il principio. E così via. La foglia del ginkgo invece è diversa, ha delle venature che vanno tutte verso il centro. Quindi di nuovo affiliamo la punta.
fatto, le foglie sono terminate con l'aggiunta delle venature. Spero che questo modello ibrido di video, una combinazione di arte e scienza, vi sia piaciuto. Se avete dei suggerimenti non esitate a propormi le vostre idee nei commenti, le leggerò con molto piacere e vi dico alla prossima. Ciao!